La cicia è una bevanda tradizionale originaria dell'America Latina, caratterizzata da una bassa gradazione alcolica, generalmente compresa tra 1 e 3 gradi. Le sue radici affondano nella cultura indigena precolombiana, dove rappresentava non solo un alimento, ma un elemento centrale nella vita comunitaria e spirituale. La cicia viene preparata in numerose varianti regionali con ingredienti e metodi che riflettono le tradizioni locali. La più diffusa è la cicia andina, nota anche come cicia de mais, realizzata a base di mais fermentato. Questo processo di fermentazione la rende simile per certi versi alla birra. Tradizionalmente la produzione della cicia coinvolgeva un processo di fermentazione naturale. Nella preparazione della cicia di mais, i chicchi di mais appena raccolti venivano masticati e sputati all'interno di contenitori in terracotta. Questo metodo, apparentemente rudimentale, sfruttava gli enzimi presenti nella saliva umana per convertire l'amido di mais in zuccheri fermentabili. Una volta avviato il processo di fermentazione, si otteneva una bevanda leggermente alcolica e dal sapore caratteristico. Con il passare del tempo e l'evoluzione dei metodi di produzione, questa pratica è stata sostituita da procedimenti più moderni, che prevedono la germinazione del mais per produrre malto e la bollitura. Questo approccio non solo rende il processo più igienico, ma consente anche una maggiore standardizzazione del prodotto. La cicia non è solo una bevanda, ma un vero e proprio simbolo di comunità, condivisione e tradizione. Sin dai tempi delle civiltà precolombiane veniva utilizzata in contesti sociali e rituali. Era offerta durante le cerimonie religiose, in particolare per onorare gli dei della natura come Inti, il dio del sole. Veniva condivisa in occasione di matrimoni, raccolti e celebrazioni comunitarie, rappresentando un gesto di unione e gratitudine. In alcune culture era persino considerata una bevanda sacra, preparata con cura e consumata con rispetto. Tutt'oggi la cicia continua a rappresentare un ponte tra il passato e il presente, mantenendo viva la memoria e le pratiche culturali di intere comunità, rendendolo un simbolo delle tradizioni ancestrali delle popolazioni indigene. Tra gli anni 60 e 70 il termine cicia, affondando le sue radici nell'antichità e nella tradizione, iniziò ad essere usato in Perù in senso più ampio per descrivere fenomeni culturali legati alle classi popolari e ai migranti andini che si stabilivano nelle città. Questo termine, originariamente associato alla bevanda tradizionale, divenne il simbolo di identità per le masse urbane che stavano emergendo, legando la cultura indigena alla modernità in evoluzione. In questo periodo il Perù visse uno dei più significativi spostamenti interni della sua storia. Questo movimento fu caratterizzato dalla migrazione massiccia delle popolazioni delle aree rurali, in particolar modo delle regioni andine, verso le città costiere e urbane, con Lima come principale destinazione. Il fenomeno migratorio fu causato principalmente dalle fallimentari riforme agrarie attuate dal governo del generale Juan Velasco Alvarado. Il governo cercò di redistribuire la terra ai contadini per porre fine al sistema latifondista tradizionale che fino ad allora dominava le economie rurali. Tuttavia queste riforme non riuscirono a migliorare significativamente le condizioni di vita delle campagne. La mancanza di risorsa combinata con una frammentazione delle terre e l'incapacità di sostenere economicamente le famiglie contadine generò disoccupazione e tensioni sociali, spingendo molte persone a cercare una vita migliore nelle città. Parallelamente, la capitale e le altre città costiere peruviane erano in rapida ascesa grazie all'industrializzazione e alla modernizzazione. Lima in particolare offriva la promessa di migliori opportunità di lavoro, accesso ai servizi come educazione e sanità e una qualità di vita percepita come superiore. Questi fattori trasformarono la città in un polo attrattivo, alimentando l'arrivo massiccio di migranti. L'arrivo di questa grande mole di persone, tuttavia, non avvenne senza conseguenze. Si verificarono problemi di convivenza. Le élite urbane, che controllavano gran parte delle risorse economiche e sociali, percepivano spesso i migranti andini come outsider, portatori di tradizioni ritenute arretrate e incompatibili con il modello di città che stavano costruendo.
Questo atteggiamento contribuì a una crescente stratificazione sociale e a un senso diffuso di esclusione tra le comunità migranti. Inoltre, il fenomeno migratorio favorì l'emergere di forme di sfruttamento lavorativo. Molti migranti, privi di qualifiche riconosciute o di accesso al mercato del lavoro formale, furono costretti a lavorare in condizioni precarie nel settore informale, spesso sottopagati e privi di tutele. Questo settore, sebbene vitale per il funzionamento delle città, contribuì a perpetuare le disuguaglianze sociali e le difficoltà economiche. Nonostante le difficoltà, i migranti portarono con sé le loro tradizioni, arricchendo il panorama culturale urbano. Da questa fusione di mondi nacquero nuove espressioni artistiche e musicali, come, e qui veniamo a noi, il genere musicale cicia, che divenne un simbolo dell'identità popolare e dell'integrazione culturale tra le radici indigene e le dinamiche urbane. La cicia è conosciuta anche come cumbia psichedelica peruviana, un termine che lascia intuire un mix di generi che si sono evoluti nel corso del tempo fino a raggiungere una forma definitiva. La cicia fonde in sé generi tipicamente tropicali come la cumbia colombiana, la rumbia, la guereca e la merenga. Per quanto riguarda la componente ritmica, nel 1968 Enrique Delgado Montes e Los Destellos iniziarono ad integrare gli elementi tipici del rock psichedelico, in gran parte ispirati ai Pink Floyd di Syd Barrett, che in questo periodo stavano guadagnando terreno. Tra gli strumenti utilizzati c'erano le chitarre elettriche con effetti come riverberi, delay, fuzz e il pedale wah-wah, trasformando la cumbia in una fusione tra modernità e tradizione. Gli stessi effetti venivano applicati non solo alle chitarre, ma anche alle fisarmoniche, la voce e le tastiere, creando un'atmosfera quasi onirica, come se il suono evocasse il richiamo degli avi. Questo genere, dunque, ben esprimeva quello che vivevano i migranti, che si erano trasferiti nelle città, poiché loro stessi si sentivano intrappolati in un limbo, schiacciati tra le antiche tradizioni e le nuove opportunità offerte dalla modernità. La cicia rappresenta quindi un cambio di paradigma nella musica peruviana. Dopo un lungo periodo dominato dalle grandi orchestre patinate, portò al centro dell'attenzione artisti provenienti dalle case popolari, spesso ai margini della società. Se l'elite urbana guardava questa musica storcendo il naso, vedendola come un simbolo di emarginazione sociale, per i suoi protagonisti e per chi in essa si riconosceva, questo genere rappresentava un atto di resistenza culturale, attraverso il quale si rivendicava la propria presenza nel territorio e contestualmente il diritto di partecipare alla vita urbana senza rinunciare alle proprie radici. Le radici culturali andine diventano un vessillo da sfoggiare con fierezza e non di rado capitava che i gruppi si mostrassero sulle copertine dei loro album o nelle esibizioni indossando abiti tradizionali. Le canzoni raccontano storie di vita quotidiana, tra le tematiche ricorrono le speranze, la nostalgia per la terra natia, i dolori e le umiliazioni subite. I testi sono semplici e diretti, la loro facile comprensione da parte di chiunque ha contribuito a creare un legame profondo con il pubblico che si riconosceva in quelle parole e in quei suoni. Questo ha rafforzato il senso di appartenenza e di comunità tra i migranti. Gruppi come i Los Mirlos, Los Helios del Sol e Guaneco y su Combo divennero in breve vere e proprie icone popolari, dimostrando che anche chi proveniva dalla periferia poteva avere un impatto significativo nella cultura del paese. In alcuni casi si assistette a veri e propri esperimenti sonori, dove l'alto e il popolare si mescolano, come il rifacimento del brano di Beethoven Für Elise da parte della band Los Mirlos. Come è facile immaginare, se fino all'inizio degli anni '80 questo genere continua a consolidarsi ed affermarsi, con il passare del tempo iniziò a perdere popolarità, esaurendosi gradualmente. Seppur originario dal Perù, il fenomeno giunse anche in altri paesi come la Bolivia, la Colombia e in parte l'Argentina, ma non riuscì a superare i confini sudamericani. A partire a metà degli anni 2000, la cicia ha visto un rinnovato interesse intorno a sé. Gruppi come i Chicha Libre, originari di Brooklyn, hanno iniziato a riproporre i vecchi brani, attirando l'attenzione del pubblico americano ed europeo, anche grazie al rifacimento della sigla dei Simpson, ribattezzata per l'occasione La danza de los Simpson, un omaggio al brano La danza de los Mirtos dell'omonimo gruppo. Nei loro due lavori, Sonido Amazzonico e Cannibalismo, attraverso l'esecuzione
produzioni di brani come El Borrachito, La danza del milionario e Muchachita dell'Oriente hanno contribuito a far scoprire e riscoprire un movimento culturale e musicale. Questo portò l'etichetta Barbes Records nel 2007 a pubblicare le 2 raccolte The Roots of Chicha e a ristampare vecchio materiale, proponendo anche nuovi artisti che si rifacevano al genere, come gli Xixa, che presentano una loro versione della chicha con influenze del surf californiano, della musica giamaicana e dell'elettronica. Questo sottogenere è noto con il nome di Chicha Muffin. Se siete interessati a questo genere, vi consiglio di iniziare con i dischi dei Chicha Libre, facilmente accessibili a qualunque tipo di ascoltatore. Se invece volete andare direttamente a fondo avvicinandovi a chi ha creato la chicha, vi consiglio le compilation The Roots of Chicha. In generale questi dischi sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming. Detto questo, se non conoscevate il genere, spero di avervi incuriosito e come al solito che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi invito a dire la vostra nei commenti, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per non perdere le prossime spigolature sonore. Arrivederci!